degli anni 80, con esattezza nel 1985. Timo Salonen vince il suo titolo mondiale nel WRC con la Peugeot 205 Turbo 16, portando così la casa Peugeot a vincere il titolo costruttori. Nello stesso anno in casa Renault ci sono dei lavori in corso, infatti viene mandata in pensione la Renault 5 GT Turbo Alpine per dare vita a questo fantastico progetto, un'auto che ancora oggi detta legge nelle strade, la Renault Super 5 GT Turbo. Guidare questo esemplare mi emoziona davvero tantissimo. Sognavo di guidarne uno da veramente tantissimo tempo. Ho davvero una grande responsabilità oggi. Intanto riportare questa macchina intera, soprattutto. Per questo ringrazio il proprietario per essersi fidato. E poi descrivere quello che provo solamente a parole non sarà semplice, ci proverò. Parliamo un po' di quest'auto. 115 cavalli, 1400 turbo benzina, 165 Nm di coppia, turbina Garrett T2 e carburatore da 32. La turbina è raffreddata ad olio nei primi modelli, successivamente è stata modificata con una turbina raffreddata sia ad olio sia ad aria. Che spettacolo di macchina! Se pensate che questa macchina sia una macchina come le altre, vi sbagliate di grosso. Rapportate tutto quello che vi ho detto ad un peso di 860 kg, zero controlli, tanta ignoranza, da 0 a 100 in circa 8 secondi. Rapportate tutto questo e questa macchina quindi secondo me rientra alla grande nella categoria delle bare con le ruote, dove per anni ha avuto una grandissima sfida con le unghie e con i denti con la Fiat Uno Turbo. Ci credete se vi dico che ho paura? Che spettacolo, quando entra la turbina è una sensazione assurda, mamma mia. Un giorno spero anche di riuscire a provare una Fiat Uno per avere un confronto delle due macchine, ma questa è un'altra storia. Godiamoci questa macchina adesso. Mamma mia che spettacolo, quando entra la turbina è una sensazione assurda, ti tira sulla destra e ti sbatte al sedile. Pensare che sta macchina è stata concepita quasi 40 anni fa mi fa venire i brividi. Ovviamente niente, non abbiamo neanche il servosterzo, però sembra galleggiare quest'auto assurda. Mamma mia quanto tira. Renault ha fatto veramente un gran lavoro. Sta macchina monta freni a disco sia all'anteriore sia al posteriore, con i cerchi lega da 13 forati per farli raffreddare. Mamma mia, il soffio della turbina è assurdo, è veramente bellissimo. Non fa tantissimo rumore, però vi assicuro che è spettacolare. Preciso che quest'auto è completamente originale, completamente. È davvero spettacolare. Mamma mia come tira. Cioè, tenere lo sterzo quando entra la turbina è impegnativo davvero. Anche i freni si comportano abbastanza bene. Il telaio assurdo, si comporta davvero benissimo, rigido al punto giusto, si inserisce in curva in maniera pazzesca. Si vede che questa macchina è stata concepita comunque per il mondo delle corse, per gareggiare. Che spettacolo! Slitta prima, seconda e terza, assurdo.
Mamma mia. Oltre al fatto che la gente fuori guarda meravigliata. Mamma mia come tira. Mamma mia. No, veramente finora mai provato una macchina del genere. Veramente, veramente mostruosa. Ho detto che i freni si riscaldano tanto, quindi di usarli con moderazione. Poi oggi è anche una giornata caldissima. Mamma mia che spettacolo. Ringrazio ancora tantissimo il proprietario per avermi fatto provare queste emozioni, è assurdo. Guido già da un quarto d'ora, ma ogni volta veramente che entra la turbina sarò ripetitivo, ma una sensazione veramente bellissima. Mai provato fino a una sensazione del genere. Mamma mia. Veramente non vorrei più scendere. Di questo esemplare, cioè la fase 1, se ne trovano in giro veramente, veramente pochi. E il valore si è alzato tantissimo. Se ne vedono in giro anche a 10-15 mila euro. E li valgono tutti secondo me. Renault ha fatto gli interni molto semplici. Semplici ma non manca niente. Che abbiamo soprattutto l'indicatore del turbo, che è una cosa bellissima. Ogni volta che entra il turbo lo do un'occhiata e mi fa emozionare ancora di più. Poi abbiamo tutto quello che ci serve. Contagiri, contachilometri, indicatore della benzina, che scende sempre di più ogni volta. Più si schiaccia più scende, ovviamente, è normalissimo. Il volante è una cosa incredibile, è veramente molto molto bello, fatto bene, molto precisa, come sterzo è molto preciso. E poi che spettacolo, veramente, veramente non ho parole. Per essere una macchina ripeto di 40 anni fa quasi, anche il cambio è molto preciso. Me l'aspettavo meno, un po' più rigido, invece entrano perfettamente le marce. Ma finora non ho trovato nessun difetto, devo dire la verità. Tenuta di strada pazzesca. Non stiamo esagerando, ovviamente, ci mancherebbe. Anche perché 1 mi fa ancora paura, 2 non è mia. Però è davvero, davvero incredibile. Mamma mia ragazzi, ci tengo davvero a ringraziare il proprietario per avermi fatto trovare queste emozioni. Fino ad oggi, dal punto di vista motoristico, le più belle che ne hai provate. Per sfortuna, perché davvero non vorrei proprio smettere, sarete alla fine di questo video. Fantastico. Spero davvero che vi sia piaciuto, per i nostalgici che vi avete riportato indietro negli anni. Se volete vedere video con altre tipologie di macchine, o comunque sempre con questa tipologia ma con altre macchine, scrivetemelo nei commenti che proveremo a portarne qualcuna. Vi chiedo solo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di condividere il video. Seguitemi anche su Instagram per non perdere le cose in tempo reale. Ovviamente in descrizione vi metterò le descrizioni di questa macchina dal punto di vista tecnico, il materiale che utilizzo per registrare, e basta così. Troppe emozioni per oggi. Alla prossima.